Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo punto veramente molto carino e facilissimo anche per chi è alle prime armi. Un punto che si svolge soltanto su 2 righe di lavorazione, però nello stesso tempo dà questo effetto elaborato, ma in realtà è molto semplice. È un punto che trovo molto adatto per accessori e capi d'abbigliamento per questa stagione, quali copricostumi, magliette, sciarpe estive, stole, bordi di maglie, gonnelline pareo, perché no? Però cambiando il filato, usandone uno magari un po' peloso, può essere adatto anche a qualche creazione per la stagione un pochino più fresca. Non ho altro da dire, vi lascio la spiegazione del punto. Per questo punto avremo bisogno di un multiplo di 9. Io ho già montato 45 catenelle, che sono multiplo di 9, alle quali ne faccio una aggiuntiva per poter tornare indietro ed entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto con un punto basso. Dopodiché faccio una catenella di separazione, prendo il filo, entro nella quarta catenella disponibile, quindi, e faccio 3 punti alti nella stessa catenella di base. Due catenelle di separazione, rientro nella stessa catenella e faccio altri 3 punti alti per un totale di 6 punti alti separati da 2 catenelle nello stesso punto di base. Dopodiché aggiungo una catenella di separazione e vado nella quarta catenella utile. Tiriamo un pochino la prima catenella partendo dal ventaglietto, perché il punto si restringe, c'è il rischio di perderla, poi non ci troviamo più con numeri di punti. Quindi, aggiunta la mia catenella di separazione, entro nella quarta catenella disponibile con un punto basso. Dopodiché entro in quella successiva con un altro punto basso. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nella quarta catenella utile e vado a ripetere il ventaglietto di 3 punti alti, due catenelle e 3 punti alti nello stesso punto di base. Dopodiché aggiungo la mia catenella di separazione e conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile, punto basso, in quella successiva, punto basso, catenella, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, entro nella quarta, ventaglietto di 3 punti alti, due catenelle e rientro 3 punti alti. Catenella di separazione, tiratina e ancora conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile, punto basso, in quella successiva, punto basso, catenella, prendo il filo, 1, conto 1, 2, 3, entro nella quarta e ripeto il mio ventaglietto, 3 punti alti, due catenelle, rientro nella stessa catenella, 3 punti alti, catenella di separazione,
ed entriamo nella quarta catenella utile con un punto basso. In quella successiva con un altro punto basso, catenella, prendo il filo, entro nella quarta catenella che ho a disposizione e vado a fare il mio ventaglietto, 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti nella stessa catenella di base. Catenella di separazione e vado a finire il giro nella quarta catenella disponibile con un punto basso. Metti pausa. E vado a chiudere la riga con un punto basso nella quarta catenella utile, che è anche l'ultima che abbiamo a disposizione. Dopodiché salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Prendo il filo, giro il lavoro, entro nel punto centrale del primo gruppo di 3, cioè il numero 2, e faccio un punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto, questo formato dalle 2 catenelle, con un punto basso, faccio 3 catenelle di separazione, rientro nello stesso archetto di base con un punto basso, di nuovo vado avanti con le mie 3 catenelle, prendo il filo, entro nel punto centrale del gruppo di 3 che ho subito dopo, quindi qui abbiamo l'archetto dove abbiamo lavorato questo piccolo archettino di 3 catenelle, qui abbiamo il punto numero 1, entro nel punto numero 2 e faccio il mio punto alto. Mi sposto nel gruppo di 3 successivo, quindi lascio perdere tutti questi punti, catenella, punto basso, catenella, li lascio stare, vado nel ventaglietto, nel gruppo di 3 punti alti, entro nel numero 2 e faccio punto alto, 3 catenelle, entro nell'archetto che ho subito dopo, 3 gruppi di 3 punti alti, faccio punto basso, 3 catenelle, rientro nello stesso archetto di base, faccio un altro punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, entro nel punto centrale di questo gruppo di 3, entro nel numero 2, punto alto, mi sposto nel gruppo di 3, entro nel numero 2 e faccio un altro punto alto, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto con punto basso, 3 catenelle e punto basso. Tre catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto numero 2 dei punti alti, del gruppo di punti alti che ho subito dopo, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, salto direttamente nel primo gruppo di 3 punti alti che ho a disposizione e faccio un punto alto, 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto, punto basso, 3 catenelle e punto basso, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto centrale dei 3, punto alto, prendo il filo, mi sposto nel gruppo successivo, punto alto, 3 catenelle, entro nell'archetto, punto basso, 3 catenelle, punto basso nello stesso archetto di base, 3 catenelle, mi sposto nel punto centrale che è l'ultimo del gruppo di 3, cioè è che nell'ultimo gruppo di 3 faccio un punto alto, dopodiché prendo il filo, entro nel primo punto iniziale della riga precedente
e faccio un punto alto. Abbiamo fatto anche la riga numero 2. Adesso passiamo alla riga numero 3, quindi ho girato il mio lavoro, entro nel primo punto che ho a disposizione, faccio un punto basso, dopodiché aggiungo una catenella di separazione, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i due punti bassi e non faccio altro che ripetere il ventaglietto di 3 punti alti, due catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base. Faccio una catenella aggiuntiva e entro nel punto alto, questo qui di traverso. Questo qui abbiamo il punto basso, 3 catenelle, qui abbiamo un punto di traverso, entriamo qui col punto basso e entro anche nel punto successivo, quest'altro di traverso, quello subito attaccato, questo, entro qui, faccio un altro punto basso, catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto formato dalle 3 catenelle, quello tra i due punti bassi, e vado a fare il mio ventaglietto di 3 punti alti, due catenelle e altri 3 punti alti nello stesso archetto di base. Catenella di separazione, vado in questo punto, questo qua di traverso, col punto basso, entro in quello successivo che è sempre quello di traverso con un altro punto basso, catenella di separazione, mi sposto nell'archetto formato dalle 3 catenelle tra i due punti bassi e vado a fare il mio ventaglietto. Tre punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base. Catenella di separazione, entro nel punto alto di traverso, punto basso, entro nel punto alto successivo che è sempre di traverso, punto basso, catenella, prendo il filo, entro nell'archetto, quello tra i due punti bassi, e rifaccio il mio ventaglietto. Catenella aggiuntiva, entro nel punto alto di traverso, entro nel punto alto successivo, catenella di separazione, vado nel mio archetto e lavoro il mio ventaglietto. Due catenelle, rientro, 3 punti alti, catenella di separazione, vado a chiudere nella terza catenella partendo dal basso con un punto basso. Abbiamo fatto anche la riga numero 3. Adesso tutto il lavoro si ripete dalla riga numero 2, quindi mi sollevo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, prendo il filo, entro nel secondo punto del gruppetto di 3 con un punto basso, 3 catenelle, mi sposto nell'archetto che ho subito dopo con punto basso, 3 catenelle e punto basso nello stesso archetto di base, aggiungo le 3 catenelle di separazione, prendo il filo, mi sposto nel punto centrale con un punto alto. Dopodiché riprendo il filo, mi sposto nel gruppetto di 3 punti alti successivi, vado in quello centrale, punto alto.
3 catenelle di separazione, archetto, punto basso, 3 catenelle e punto basso, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto alto centrale del gruppo di 3 che ho subito dopo con un punto alto, riprendo il filo, mi sposto nel gruppo di 3 punti alti successivi, entro nel numero 2, punto alto, 3 catenelle, entro nell'archetto che viene dopo, punto basso, 3 catenelle, entro nello stesso archetto di base, punto basso, e finiamo la riga in questa maniera. Sono arrivata all'ultimo punto della riga, che è questo qua che ho fatto nel secondo punto dell'ultimo gruppo di 3 punti alti. Ora vado a chiudere con un punto alto anche questa riga. Giro il lavoro, adesso riprendiamo dalla riga. Praticamente qui abbiamo rifatto la riga numero 2. Ora andremo a rifare la riga numero 3 e un ripetere di queste 2 righe. Ci vediamo quando ho realizzato un campione un po' più grande. Ed ecco il campione finito. Ho cambiato in corsa il fondo, la base del lavoro, perché sul grigio non si vedeva praticamente niente, così si vede di più. È un punto molto bello, molto semplice, infatti è la ripetizione di 2 righe che trovo molto adatto per fare capi o accessori della stagione in corso, ma con un filato adatto anche sciarpe, stole e maglioncini per la prossima stagione, quella un po' più fredda. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.